Allora, mi sento particolarmente felice e onorata assieme di poter essere in questa conversazione con Anete Melece e avere Alessandra Valtieri come traduttrice. Allora, l'occasione è il Premio Orbil, l'occasione è un particolare albo illustrato. Sottolineo questo particolare perché particolare vuol dire meravigliosamente bello dal punto di vista del segno, particolarmente catturante dal punto di vista delle immagini e è assolutamente speciale e anche un po' straordinario dal punto di vista del racconto. Okay, Silvana said she's very happy to have you to interview and me as a translator. She's particularly honored to have you here so that she can talk about your book, a book that is magnificent, very special, mesmerizing from a point of view of the way you, I mean, of your style, of your sign, of pictures, and also for the sense that the story has. Oh, thank you very much, and ciao tutti. Yeah. Ciao. E allora, proprio perché è così speciale questo albo illustrato, mi farebbe piacere, forse anche appunto a chi ci ascolta, sapere un po' come Anete sei arrivata al mondo delle figure. Dico il mondo delle figure perché da un lato ci sono le illustrazioni, dall'altra parte c'è il cinema d'animazione, in mezzo c'è un filo che lega entrambe le cose. So she would like to know, she would like to let people know, the people who are following us today, how did you arrive to this world of pictures? And she doesn't say the book, but pictures, because you actually start from the animation picture and then you arrive and then you reach the book. So, but there is a sort of red thread in between the two words that tie them together. So what is your story as an illustrator and filmmaker? Oh, so where should I start? Yes, so as you mentioned already, it was before a book, there was an animation short film. And that was, so I have been, before I started to make that film, it was some years while I was having this idea, and I was working same like Olga, the kiosk lady. I was also working in a job. I had a job in a bureau in an office, and for a couple of years I didn't feel very happy with my life, and I felt quite stuck. And that was the time when this character, the Olga, she came to me, or I had this idea, and it, after a while, I realized that I had to change something about my life, and I wanted to quit the job, and this idea didn't leave me, and I realized that I have to make it. I have to do something about it. And then I started to study animation in Switzerland, in Lucerne, and that's where I wanted to, do this film, and I started to work on the story, and I did the research, and I was also spending some time in a kiosk and observing people, and so it was quite a big process, all this creation of the story. But the starting point is my own feeling that I felt stuck. Yeah. Allora, è stato un processo molto lungo quello che l'ha portata a realizzare il libro e il film. Sostanzialmente, come dice alla fine,
la molla che mi ha spinto a farlo è che mi sentivo in trappola, bloccata da qualche parte. Era già un paio di anni che avevo questa idea di storia da narrare quando ancora lavoravo in un ufficio, e non era sicuramente il lavoro che più mi aggradava, però a un certo punto ho sentito la necessità di dare un taglio a quello che stavo facendo e seguire un po' questo sogno. Quindi è andata in Svizzera, dove ha studiato animazione, illustrazione, così, e da lì dice, io avevo in mente questo chiosco che vedevo comunque e che mi era rimasto dentro, e da lì è nata l'idea di questa storia, di ambientarla in questo chiosco. E dopo poi dall'animazione siamo passati successivamente al libro, dice, ma fondamentalmente il filo rosso che lega sia l'animazione e il libro è questo senso di fuga che ho dovuto assecondare, quindi venirmene via dall'ufficio. Allora, la fuga dall'ufficio, un po' come il cambiamento della vita della protagonista del chiosco, che ad un certo punto appunto cambia la sua vita proprio perché il chiosco si muove, non è più fermo, non è più nel crocicchio dove appunto passano le persone, ma comincia a muoversi di vita propria. Allora, ecco, una storia che nasce da un vero desiderio appunto di muoversi, di dare movimento alle cose e di guardarle attraverso un altro sguardo e immaginarsi nuovi orizzonti? È questo il chiosco? Okay, so the story of you who want to give up your job in an office is quite similar to the story of the main character of the kiosk who wants to leave her city and go away. So there is a sort of similarity between the two stories. So is this idea of leaving, of looking for new horizons, the basis of the inspiration of this work? Yes, I think so. That was like I just felt like it is kind of longing for some freedom, and that's what I think how I felt. I felt a bit trapped, and I wanted to be free to do more things that I actually liked. Telling stories, telling my own stories, and drawing illustrations, and doing animations, but since I had this full-time job, it was not possible. And at the beginning, I was working on weekends and on my holidays, but then after some years, I actually didn't have any power anymore to do this. So yes, and the story, it's not only the beginning of the story is about me in a way, but not really about me, but like was the kind of my but also the end, even, like, because after I finished the film, it actually allowed me later to actually do this what I like. Yes, I was free because since then I have never been working anymore like this normal kind of 100% job. I since then I have been working as a freelancer, and exactly being free to take my kiosk wherever I want and work from wherever I want. So it is little, it's about the freedom, let's say like that. Yes, longing for freedom. È una storia molto simile alla mia, ci assomigliamo, io e la protagonista del libro, ma è per quanto riguarda soprattutto il fatto che eravamo entrambe alla ricerca di libertà.
una libertà, nuovi orizzonti, cercavo una libertà che mi svincolasse da impegni che erano diventati troppo pressanti per me, non riuscivo più a potermi dedicare in maniera così frammentata al mio lavoro, sentivo che avevo bisogno di dedicargli più tempo possibile, ma era impossibile per me conciliare a quel punto le due cose. Quindi sì, è stata una scelta di libertà, come la libertà che ha alla fine la protagonista del libro di portarsi in giro il suo chiosco e andare dove gli orizzonti la portano. Allora, ecco, l'altro aspetto è questo. Per noi questo libro, appunto, un albo illustrato gradevolissimo, ironico, appunto, divertente, ma anche fatto di riflessioni, è diventato un libro anche speciale in questo periodo di Covid, perché per esempio in Italia le edicole, questo è un chiosco con più cose, ma le edicole sono state al centro perché erano tra i pochi luoghi aperti e che in qualche modo ci portavano una forma di comunicazione ed erano come dei presidi culturali e dei presidi che ci offrivano anche delle nuove visioni. Per cui il chiosco assume, oltre a quel significato speciale che vediamo adesso nell'immagine, anche appunto un significato particolare. Okay, apart from the fact that your book is a wonderful book because it's full of, it has a very subtle, light, but at the same time, deep sense of humor, beautiful illustrations, and all the things that we have already said before. But it is also special for another reason. In this period of lockdown during the COVID-19, in Italy, the newspaper kiosks were the only places that when everything everywhere was closed down, was shut down, could be open. And they were sort of lighthouse. They were the only places where you could find someone who could handle you bits of culture, bits of information, bits of the world outside, bits of life in few words. And so we have had the impression that the book came to us in a sort of magical, I don't know, combination of timing, because it represents also this for us. Mm-hmm. Yeah, I noticed that it was a special timing when the book came out. I created the story a long time ago. It now came out in many languages at this time, and so there are some coincidences. Yeah, that this also the story of being trapped in some because we all were trapped at our homes and like trying to do like best out of it, like what you can do when you are trapped. Like Olga somehow managed to find her happiness in spite of being trapped. So I think it's also about how to turn like crisis and bad situations into something good, that it can actually be the beginning of something new, and also like every end can be a beginning. And yeah, I didn't know about this, that kiosks were open, but this exactly is also a bit like the Olga and her kiosk. She is a bit like that
playing this role like a social worker in the middle of the city, where all her clients are coming not just to buy things but also to talk with her, and she is a bit like such a lighthouse in the middle of this gray city. Yeah, but this is a special timing, I must agree, but it's just a coincidence. Yes. Sì, è solo una coincidenza, però è stata una coincidenza abbastanza speciale che un libro così poi effettivamente fosse uscito durante il periodo del lockdown, anche perché dice il libro era pronto già da tempo, ma poi c'è stata questa strana coincidenza. Ma non solo, lei dice che non sapeva che le edicole in Italia erano gli unici presidi, gli unici fari di cultura rimasti a disposizione della popolazione, però dice che oltre a questo, inoltre, in più, c'è da dire che forse un po' come racconta la storia del libro, chi poi teneva aperta una edicola, un chiosco, era una sorta di lavoratore del sociale, perché la protagonista incontra personaggi di tutti i tipi, clienti, chi va là per una confidenza, chi è distrutta per un amore che non c'è più, insomma c'è tutta una umanità, varissima, che si rivolge a lei per consigli, per cui sì, in un certo senso questa funzione un po' così da faro sociale e culturale effettivamente l'edicola, il chiosco l'ha svolto. Dice è stata una stranissima coincidenza, però così è. Infatti è bello questo termine faro, anche perché abbiamo visto 3 immagini prima, 3 foto del chiosco che probabilmente ha stimolato questa storia, e nella realtà aveva un po' questa idea di un faro in una sorta di isola, per cui un luogo di possibile approdo per tutti. Allora, se adesso arrivano le immagini, chiederei di fatto ad Anete se in realtà può raccontarci poi il processo di questo libro, che è fatto proprio di tante figure e di architetture di pensieri. Okay, Silvana said it's true. It's a sort of a lighthouse in the middle of an island inside the sea, and even the shape recalls that sort of possible lighthouse. But in fact, she said that's what sort of did. But now we have the pictures, and Silvana would like you to explain what these pictures are and the process of the making of the book. If these are the pictures of the book, or are these the pictures of the movie? These are the pictures of the that I was mentioning before, that I also was for a while, actually I think 2 days, I was sitting at one actual kiosk, and sketching people who were coming and going, and also making notes of the situations, like what do they buy, what they talk about with the owner of the kiosk, and so it is the part of the research. These are also some sketches. Can I translate picture by picture, Anete? Grazie. Thank you. Sorry. Ok, l'immagine che abbiamo visto prima sono degli schizzi preparatori, non sono proprio quelli ovviamente che entrano poi nell'illustrazione e nel libro, sono gli schizzi che lei ha fatto
stando per 2 giorni interi, dalla mattina, dall'apertura alla chiusura, davanti a questo chiosco che esiste veramente, e vedere e guardare i personaggi che andavano effettivamente a comprare il giornale e che si avvicendavano all'acquisto dei giornali. E per ogni personaggio ne ritraeva non solo la fisicità, ma anche delle caratteristiche che potevano suggerire il comportamento, il carattere. Quindi è una sorta di, questo me lo prendo io come responsabilità di traduzione, bestiario umano che lei ha ritratto durante questi 2 giorni di documentazione. Mm-hmm. Yeah, and these last pictures are also a part of the process while I was working on the story, because like the sketches of these people were good for creating these daily situations when she works at the kiosk. But the main question that I had to find the answer was like, what exactly is the thing that Olga wants? What is she dreaming about? And then before I had some sketches. Maybe she wants to be an opera singer. Maybe she's looking for romantic love, or maybe she wants to change her job. So I was like thinking about all kind of things what she would like to, and came to conclusion that actual thing is that she just wants to be free, like mobile, and that's why the sea, the seaside, and it is kind of the symbol for this, like her longing for freedom. And so the answer was very simple. So. Poi ci sono le immagini, l'immagine in cui è rappresentata Olga. Olga è stato il personaggio su cui mi sono particolarmente concentrata, perché a un certo punto mi sono chiesta, al di là della fisicità, al di là delle caratteristiche che potevano delinearla, cosa vuole Olga, quali sono i suoi sogni, cosa vuol fare? Vuol fare la cantante d'opera? Vuole trovare l'amore della sua vita? Mi sono posta moltissime domande, infatti nel disegno precedente c'erano tutti i fumetti colorati e ognuno di quelli corrispondeva a un'ipotesi di desiderio. Poi mi sono detta, no, Olga vuole essere libera, libera di muoversi, libera da vincoli, anche se prigioniera del suo chiosco. Non a caso l'ho portata alla fine del libro verso il mare, perché per me il mare è il simbolo in assoluto di grande libertà. Mm-hmm. And I wanted to mention that at the very beginning we saw photos of a real kiosk. All'inizio ha messo la foto. I'm sorry, Anete, what did you say? At the beginning, I heard you cut. At the beginning, I put the photo of what? I didn't hear. C'è un problema tecnico. Ah, ok, yeah, sì. Si è bloccato. Si è bloccato. Siamo un po'. Siamo un po' in difficoltà. È sparita la voce e si è bloccato il video di Anete. Allora, mentre attendiamo che lei è uscita probabilmente per vedere se che proverà a rientrare. Ecco, abbiamo sentito veramente quante cose. Siamo di fronte appunto ad un albo illustrato con le caratteristiche dell'albo illustrato, per cui un certo numero di pagine, ma dentro a questo appunto c'è tutta questa ricchezza. Una ricchezza di informazioni che vanno anche oltre quello che vediamo, nel senso che la storia continua, questo vedere il mare,
i sogni appunto di Olga. Allora, un albo illustrato che volevo ricordare è arrivato in Italia per merito di Book, per cui cioè, la volontà di un editore con un'ottima qualità di traduzione di portare dentro appunto al mercato italiano dei libri per ragazzi questo libro. Okay. Yeah, I'm sorry. I think my internet disappeared, but now everything seems to be fine. So, well, it happens. It happens. So, Silvana says that she is particularly glad to have in Italy a book, a picture book with such richness of information. It's not just the 32 pages of the usual picture book with a good story, with nice pictures. This has something more. This has an extreme richness of information. There is this sense of continuity of the story that doesn't end with the last page. And the sea is something that makes you imagine that the story will go on, and you can imagine other stories and a future, and you can imagine whatever you want for Olga. And Silvana says she is extremely happy that the publishing house, an Italian publishing house like Book, which is particularly attentive to high quality works, wanted to pick up chose your book, picked it up, and made it translate by a wonderful translator, and gave us as a gift to the Italian public. So thank you to the publishing house as well, without whom we would have never had the pleasure of enjoying your wonderful story. Oh, thank you very much I am really, really happy to hear such nice words. I'm delighted to hear that, and also, of course, I'm very thankful and happy about the decision of Book to publish my story. So thank you very much for these kind words. It is like this. I think that the Olga's story is it's going on, and I don't know where is she going after that. But at the very end of the book, we read that she is reading her favorite magazine about mountains. So maybe she will go somewhere up. No, we don't know. Everyone can imagine whatever they want. Yeah. È felicissima delle tue parole che hai detto, è molto felice del fatto che l'editore italiano abbia affidato il suo libro a una buona traduzione, cioè è felice di tutto il processo che ha portato il libro in Italia e ringrazia calorosamente tutti. Ed è vero che è un libro la cui storia può continuare, non sappiamo, è una storia sospesa, è un finale sospeso, non sappiamo se finirà lì o se continuerà, perché nell'ultima pagina, se uno ci fa caso, Olga legge un volantino e guarda che parla di montagna, quindi chissà mai cosa succederà, rimarrà al mare, andrà in montagna, chi lo sa. Allora, mentre aspettiamo appunto di sapere che cosa succederà di nuovo ad Olga, mi permetto di fare un'ultima domanda ad Anete. Abbiamo parlato dell'editore, e un editore di fatto importante perché crea visibilità della storia, la mette in circolazione. Uscirà un tuo libro nuovo in Italia per Book, è il libro delle nuvole.
E in questo caso c'è un autore, un poeta, un grande musicista, al quale tu dai voce attraverso le figure a quello che è il suo narrato. Se ci puoi dire qualcosa di questo. Okay, Jakabuk has always been particularly keen on special books. It's they always had a particular eye on good stories, good pictures, and good books. Your book, your next book, the one that will be published by Jakabuk in the next month, apparently it should be June. We have read on the web, but we don't know, but in a month or in a couple of months, is a book that you have illustrated to give a visual life to the words of a great poet, musician, writer, who lives in Sweden, but it comes from Latvia. Latvia. Yeah, that's right. Can you tell us something? We do not want to spoil too much, but can you tell us something about this new work? Yes, actually, it is not that. It is quite an old book. I illustrated it all 2010. also like almost 10 years ago. But the content is not old. I mean, it is still. It's book about clouds. The author is Juris Kronbergs, who lived in Sweden, but now he has moved to Latvia. So he's now living actually in Latvia. But yeah, it's all about the secret lives of clouds, let's say like that. And it was really a pleasure to illustrate this book because I think clouds, it is just a wonderful topic. You can, and it fits also to Olga, I think, to swim and look at the sea, the sky, and fantasize about what Clouds, clouds could do. Yes. Ok, allora in realtà non è un libro recentissimo, è un libro che lei ha scritto nel 2010, ha illustrato, perdono, nel 2010. Ovviamente l'autore è Kronbergs, che è di origine lettone, però ha vissuto per tantissimi anni in Svezia, ma ora si è di nuovo trasferito in Lettonia. Quindi di nuovo è tornato un po' alle origini. È un libro di poesie, sono poesie sulle nuvole. Quelle nuvole, dice Anete, che molto probabilmente con lo sguardo rivolto verso il cielo guarda anche Olga mentre se ne sta spaparanzata in riva al mare. È un libro sulla vita delle nuvole, la vita segreta delle nuvole, cosa fanno, i loro desideri, le loro paure, i loro pensieri. Ogni poesia racconta un aspetto più o meno profondo, più o meno ilare della vita delle nuvole, un po' come ce la possiamo immaginare noi, un po' come la raccontano loro. Allora, su questa bellissima ricostruzione appunto di un libro che ha 10 anni, ma anche questa cosa fa parte delle cose positive, come i libri circolano e di fatto rimangono evergreen anche 10 anni dopo. Ecco, per cui su questa immagine delle nuvole noi appunto ringraziamo moltissimo Anete, invitiamo tutti a prendere in mano il chiosco e ad attendere quello che arriverà dopo. E le nuvole sono appunto una immagine che ci fa guardare in alto, come appunto Olga guarda oltre il mare, forse la montagna o addirittura ancora più in alto. Grazie tanto.
So the fact that you illustrated the book 10 years ago, and that now it comes to our readers, it's a sign that good things, good readings, good words, good illustrations are not, do not fear time. There are things that go behind time. So with the idea that probably Olga is looking up at the sky, looking at the clouds and waiting for them to be read in verses with words and with illustrations, with your beautiful illustrations by our readers as well. We thank you so much, and we wish you all the best. We wait for your book, and as far as I know, there should be another one about time. Yes, yes, that is a fresh one that just came out like this year. Yeah, I mean, it was last year, end of the last year. Yeah, so yes, there 10 years later, Juris wrote new poems, and it's everything about time. So yeah, yeah, I'm also thankful and happy that you invited me for this conversation, and it was a pleasure to talk with you. Yes, I'm happy. Yes. We too. Felicissima di questa chiacchierata, ringrazia moltissimo tutti noi per averla, cioè, Alir per averla invitata, tutti quelli che hanno partecipato al premio. Ci lascia con una piccola anteprima. C'è un libro in uscita che è un lavoro ultimo, 10 anni dopo uscirà anche un libro sul tempo. Bellissimo. Sempre di Kronberg. Allora, per cui ci lasciamo nell'età con molte cose da scoprire, molte cose da vedere assieme, per cui ci possiamo dare un appuntamento con Anete in un altro momento, in un altro tempo, per raccontare del libro sul tempo. Grazie tante. We save the date for another time. Yes, Talk about time. Okay. Yes. Thank you, Anete. Thank you so much. Grazie. Thank you very much. All Grazie. Grazie. Yeah. Okay. Ciao. Bye. Thank you.